Buongiorno e benvenuti. Oggi parliamo del secondo episodio di Moon Knight, o in questo caso anche Mr. Knight, che però in realtà è Steven Grant, che però in realtà è Mark Spector, che in realtà è un avatar di Khonshu. Vabbè, insomma, chiamatelo come volete. Partiamo subito a parlare del secondo episodio. Attenzione, continuate a vostro rischio e pericolo. Questo è un avviso di spoiler. L'episodio, intitolato stavolta solo Evoca il costume, si apre con un rimando sonoro alla battaglia contro lo sciacallo dello scorso episodio e vediamo prima della sabbia, che ci potrebbe far pensare che siamo nel deserto, ma poi vediamo Steven che si sveglia terrorizzato finendo a terra a causa della catena alla caviglia. Proprio come nel primo episodio l'abbiamo ritrovato faccia a terra dopo essersi risvegliato dalle avventure che Mark aveva avuto. Cerca quindi di capire cosa sia successo invocando Mark, senza però successo, attraverso l'uso del suo riflesso sugli specchi. Inoltre la sabbia, come prima scena dell'episodio, è un po' un'anticipazione dell'ultima scena, dove vediamo effettivamente il deserto egizio. Torna poi al museo e qui la macchina da presa si capovolge, indicando come la stessa vita di Steven verrà messa sottosopra. Al museo si reca con JB, l'addetto della sicurezza, per vedere il filmato della sera precedente, avvisandolo che ciò che sta per vedere è surreale, stile Area 51. Chiaramente però nel video non c'è traccia dello sciacallo, solo di un piccolo Steven che piange spaventato e corre nei bagni, quelli che verranno poi distrutti da Moon Knight. Steven cerca quindi di giustificarsi parlando del mostruoso mastino e JB lo prende in giro citando il romanzo di Arthur Conan Doyle, Il mastino di Baskerville, che trattava di misteriosi omicidi che si pensava fossero causati appunto da un mastino demoniaco. Inoltre il libro è stato anche adattato in un episodio della serie con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, Sherlock, che se non avete ancora visto ve la super consiglio. Andando avanti nel filmato lo vediamo poi uscire dal bagno e guardare dritto in camera, con JB che commenta come sia sempre lui, mentre Steven riconosce bene che quello in realtà è Mark. Però sei molto sexy anche lì. Lo ritroviamo poi nell'ufficio dell'addetto alle risorse umane che lo avvisa che il museo non sporgerà denuncia, ma che sarà invece licenziato, richiedendogli quindi indietro la targhetta col suo nome, e qui abbiamo un'altra inquadratura con il suo riflesso sul tavolo di vetro. Quella targhetta, fin dal primo episodio, era un reminder per gli altri e per Steven stesso di chi fosse, e il fatto di doverla restituire e quindi abbandonarla rappresenta come un'altra frattura per lui, che rimane così ancora più confuso su chi sia e che cosa stia succedendo. Nel mentre però gli suggerisce anche di usufruire di un aiuto psicologico, andando quindi anche qui a destigmatizzare l'argomento della salute mentale o delle malattie mentali, sia grazie al consiglio dato dall'addetto che dalla reazione di Steven alla cosa, molto appunto aperto all'idea. È infatti possibile che vedremo una scena di Steven all'interno di un istituto psichiatrico per via di una scena vista nel trailer. L'uomo continua poi dicendo, come frasi di incoraggiamento e sostegno, come Steven si debba ricordare di non essere solo, inteso appunto come possa essere aiutato, ma giustamente Steven commenta come quello sia parte in realtà del suo problema in questo caso, in quanto non è mai realmente da solo, perché sente le voci sia di Mark che di Khonshu, che gli complicano quindi la vita. Inoltre lo stesso dipendente potrebbe in realtà far parte anche lui della setta di Arthur, e con quella frase avvisandolo che hanno sempre gli occhi addosso a lui e che quindi appunto non sarà mai solo. Steven poi torna dalla statua vivente, o meglio Crowley se vogliamo, per sfogarsi e fare brainstorming. Queste scene diventano sempre più inquietanti, ma fanno anche provare tanta pietà per Steven. Non mi stupirebbe se tipo verso la fine degli episodi lui, la statua, Crowley, si girasse e iniziasse a parlargli e dirgli qualcosa di importante, tipo. In ogni caso si decide a trovare il deposito collegato alla chiave trovata nel suo appartamento per cercare di rimettere a posto i pezzi. L'addetto al magazzino riconosce subito Steven e lo porta al suo numero. Che ansia queste luci! C'erano anche nel film di Morbius. Tra l'altro non andatelo a vedere, non vi state perdendo niente, ma se volete un video a riguardo sarà lungo tipo 1 minuto e mezzo, ma ve lo faccio se volete, ma veramente non ne vale la pena. Il numero del suo magazzino, il 43, può essere un riferimento quindi a Moon Knight 43, quando il suo personaggio dovette combattere una serie di doppelganger, ossia sosia o gemelli malvagi se vogliamo, di altri famosi eroi, tra cui Black Knight, Bestia e Daredevil, e potrebbe quindi essere un riferimento a come anche qui Steven cercherà di far fronte al suo doppelganger sosia gemello cattivo che vive dentro di lui, ossia Mark. Inoltre, quando viene inquadrato il numero del deposito, vediamo anche un QR code che, se scansionato, riporta ad una pagina del sito Marvel, dove in concomitanza con l'uscita degli episodi si potranno trovare dei fumetti, chiaramente in inglesi, del personaggio da poter leggere gratuitamente. Infatti la stessa cosa era successa anche per il primo episodio in questa scena con la bambina, e il fumetto di riferimento in quel caso era l'esordio fumettistico di Moon Knight, ossia Werewolf by Night 32, mentre per questo episodio è l'albo 33. Vi lascio il link nella descrizione. All'interno del deposito trova una brandina stile militare, degli scatoloni e un borsone contenente armi, soldi e il passaporto di Mark Spector, che scopriamo essere nato il 9 marzo del 1987, anno in cui Moon Knight entrò a far parte dei West Coast Avengers nei fumetti, mentre il 9 marzo è realmente il giorno del compleanno di Oscar Isaac. Inoltre la data di rilascio del passaporto ci fa capire che Steven/Mark non è stato snappato dalla realtà, poiché gli eventi di Infinity War si sono svolti nella primavera del 2018.
Trova poi anche lo scarabeo che da aperto inizia a volteggiare. Ricompare poi Mark, che Steven chiama l'uomo nello specchio, possibile riferimento alla canzone di Michael Jackson, che empatizza con lui dicendo che non avrebbe dovuto vedere niente di tutto ciò e che le cose sono molto più complicate di quello che sembrano, al che Steven inizia ad agitarsi chiedendo se sia posseduto e che di certo non andrà più a dormire per permettere a Mark di prendere il controllo, aggiungendo che non gli importa di quanto sia bello, ma che vuole solo sapere cosa sia lui, scoprendo quindi finalmente di essere l'avatar di Khonshu, il dio egizio della luna. Al che lo stesso Steven ritiene che sia una grandissima cavolata, un po' quello che penso i miei amici non marveliani abbiano pensato quando ho spiegato loro il personaggio di Moon Knight e la serie. Mark continua la spiegazione dicendo quindi come abbia fatto un patto con il dio, per il quale lo serve proteggendolo i deboli e portando davanti alla giustizia di Khonshu chi fa loro del male, ma che questo non include l'intrusione di Steven e che quindi abbia bisogno del controllo del corpo per finire la missione, promettendo che dopo non si rifarà più a vedere. Steven però preferisce, comprendendo la gravità della sua salute mentale, portare tutti gli oggetti illegali alle autorità per essere rinchiuso e non sentire più Mark. È quindi possibile che è quello che accadrà nei prossimi episodi, vista la scena del trailer dove sembra appunto rinchiuso in qualche struttura psichiatrica. Quando però cerca di scappare, Khonshu lo insegue minacciosamente, con una sequenza molto angosciante grazie all'uso di gioco di luci inquietanti e uno spazio ristretto che rende il tutto quasi claustrofobico. Che figo che è Khonshu, mamma mia, bellissimo! Nonostante Khonshu gli sbarri la strada e intimi di restituire il borsone, quasi citando Gandalf ma con un'intenzione opposta, riesce a fuggire e si imbatte in Layla su una Vespa. Tra l'altro, come fatto ben notare in un commento all'ultimo video Nicola Corigliano, Layla in arabico vuol dire notte o scuro, ed è un nome spesso dato alle bambine nate di sera proprio col significato di figlie della notte, quindi è sicuramente in perfetta sintonia con il nostro Cavaliere della Luna. Mentre sale in Vespa lo vediamo molto in imbarazzo per il contatto fisico che ha con lei, prima tenendosi stretto alle sue spalle per educazione e poi stringendole la vita, appoggiando la sua testa sulla sua schiena. Ciccio! Povero piccolo Steven, probabilmente è il maggior contatto fisico che ha avuto con una ragazza da molto tempo, sembra quasi arrossire. Nel mentre però Layla menziona come siano sposati, cosa che avevamo già teorizzato nello scorso episodio grazie ai credits, e come quindi pare sia basata sul personaggio di Marlene dei fumetti, nei quali era appunto la compagna di Moon Knight. Tornati all'appartamento, che rivediamo avere il numero 502, quindi un possibile riferimento ad Avengers 502, il quale vedeva gli Avengers sciolti e in preda al caos, possibile collegamento quindi all'imminente sequel di Doctor Strange, ma questo numero potrebbe anche simboleggiare il prefisso telefonico del Guatemala, paese d'origine di Oscar Isaac. Mentre Layla osserva il pesce, che ricordiamo essere una metafora di Steven Mark per la questione del cambio da mono a doppia pinna, ritroviamo Mark nel riflesso dell'acquario chiedere a Steven di lasciarla fuori da tutto questo casino. Ci viene anche data qualche informazione di più sulla madre, ossia che l'appartamento le appartiene e che, considerando la reazione di Layla, prima non erano in buoni rapporti o comunque non si sentivano, mentre ora Steven la contatta ogni giorno, sempre se stia parlando realmente con lei. Nei fumetti infatti la madre morì quando lui era giovane e nonostante Fernanda Andrade sia accreditata come attrice che interpreterà questo ruolo genitoriale, sembra un po' troppo giovane, quindi è possibile che la vedremo solo tramite flashback e che appunto ci sia qualcosa di molto losco sotto tutto ciò. Layla poi trova un libro della poetessa francese Marceline Desbordes-Valmeur e contemporaneamente iniziano a recitare un verso di Les Séparés, che possiamo tradurre come «Non scrivere, sono triste e vorrei spegnermi. Le belle estati senza di te sono come una notte senza luce». Il testo quindi potrebbe riferirsi a Mark, il quale scopriamo infatti aver chiesto il divorzio a Layla, ma a quanto pare solo per proteggerla da Khonshu, che la vuole come suo futuro avatar. Quindi la poesia potrebbe riferirsi a come Mark, senza Layla, sia entrato in depressione e in questo modo abbia sviluppato o comunque reso dominante l'alter di Steven. Ma inconsciamente il pensiero di Layla è rimasto in quanto questo gli fa notare come sia la sua poetessa preferita. Quindi il fatto che abbia un suo libro e abbia memorizzato una delle sue poesie preferite è forse un modo per, diciamo così, starle e sentirla comunque vicina. Steven poi rimane impressionato da quante cose abbiano in comune. Infatti lei conosce anche i geroglifici e ha quindi una conoscenza dell'antico Egitto, la sua grande passione. Inoltre il fatto che Steven sia così fissato con l'egittologia potrebbe in realtà essere dovuto a Mark, che ha per così dire creato Steven per comprendere meglio come funziona la mitologia egizia e poter quindi liberarsi da Khonshu. Steven poi cerca di mostrarle il contenuto del borsone per giustificarsi del proprio comportamento, ma Mark cerca di fermarla, con Layla che comunque trova lo scarabeo, che scopriamo essere una sorta di bussola che conduce all'Ushbati di Ammit, ossia la statuetta funebre che gli antichi egizi ponevano nelle tombe e che poteva contribuire alla sopravvivenza eterna del defunto. Infatti, successivamente nell'episodio scopriamo che è proprio per questo che Arthur lo vuole, per poter trovare la tomba della dea e liberarla. Capiamo anche che Mark e Layla hanno avuto molte avventure insieme, oltre che un'intera vita l'una a fianco all'altra, e che stavano cercando insieme lo scarabeo, ma chiaramente Steven non ricorda nulla di tutto ciò e semplicemente le chiede aiuto per rimettere insieme i pezzi. Ma prima che
che possa rispondere, i federali, che poi scopriamo star collaborando con Arthur, i cui nomi Fitzgerald e Kennedy si riferiscono al presidente John Fitzgerald Kennedy, bussano chiedendo di lui. E mentre Layla scappa con lo scarabeo, loro trovano un fermacarte a forma di piramide. Mi sorprende che non fosse un'altra gemma dell'infinito, vero Casey? E il passaporto di Mark, e lo portano quindi via. In macchina fanno ricerche su Mark Spector, scoprendo che è un fuggitivo latitante della sua identità di mercenario, della sua missione in Egitto, proprio come la sua controparte fumettistica e quindi la sua origine negli albi. Solo che nei fumetti era stato il suo nemico Bushman ad uccidere gli archeologi, mentre qui fanno intendere che sia stato proprio Mark. Ma è anche possibile che sia stato incastrato appunto da Bushman o più probabilmente da Arthur. E qui troviamo anche altri piccoli easter eggs, in quanto il file dice che il suo agente di riferimento era Nick Pepin, un membro della crew di moltissimi film e serie Marvel, tra cui Endgame, Black Panther, What If e anche uno dei manager della produzione proprio di Moon Knight. Il numero di riferimento del file inizia con 1975, l'anno in cui Moon Knight venne appunto introdotto nei fumetti. Arrivati quindi da Arthur, questo capisce che la mente di Steven è frammentata tra lui, Mark e Khonshu e si chiede quindi se il dio l'abbia scelto proprio per via della sua debolezza psicologica e la domanda sia riprende esattamente un dialogo di Khonshu nei fumetti, dove gli dice che è esattamente per quello che l'ha scelto, sia interessante per capire effettivamente quando si venne a creare l'identità di Steven, essendo Mark tecnicamente l'alfa. Nei fumetti infatti Steven apparve a Mark già in tenera età, come meccanismo di difesa contro le violenze subite per la sua fede e origine ebraica. Ma nella serie è possibile che non trasporteranno la cosa in questa maniera. Ricompare poi Khonshu intimandolo di uccidere Arthur, ma è qui che questi inizia a spiegargli alcune cose, come il fatto che non debba sottomettersi a tutto ciò che il dio gli chiede di fare, e che senza di lui ha in realtà poco controllo. Gli spiega anche come abbia creato questa comunità di cosiddetta gente per bene che vive in armonia, al che Steven commenta e indica solo come ci sia una capra. Goat. Che è una delle cose più dolci e relazionabili di sempre, un po' come quando si passa in autostrada davanti a dei cavalli e si urla "Cavalli!". Adorabile. Comunque la creazione di questa comunità fa riferimento a quello che fece anche il personaggio di Sun King dei fumetti, che ha ispirato il personaggio di Arthur nella serie. Inoltre qui abbiamo un fantastico dettaglio, sia sonoro che visivo, che rimanda alla prima scena del primo episodio, ossia quando Arthur calcia il pallone della ragazza, sentiamo i cocci di vetro nei suoi sandali e vediamo anche un po' di sangue. Arthur continua poi dicendo che gli altri dei non rispettano Khonshu e lo hanno bandito in quanto si è comportato spesso in modo infantile, ma il dio riappare dicendo come punisca solo quelli che se lo meritano e che lui è l'unico a porre in atto la vera giustizia, cosa che Arthur però ripete alla perfezione, in quanto lo conosce bene poiché rivela di essere stato un tempo il suo avatar, il Pugno della Vendetta, che è un soprannome dato appunto a Moon Knight nei fumetti. Arthur continua valutando come il contributo di Khonshu sia tardivo in quanto punisce solo dopo che l'atto malvagio è stato fatto, mentre Ammit elimina il male alla radice prima che questa si compia, un po' alla Minority Report. E ricorda un po' anche la discussione avuta da Rhodey in Endgame per Baby Thanos. If we can do this, go back in time, why don't we just find Baby Thanos, and... Ed è quindi per questo che Arthur vuole riportarla in vita. Questo quindi, circondato dai suoi fedeli, intima Steven di dargli lo scarabeo e riferendosi a Mark lo avvisa di come Khonshu sia un bugiardo e che se gli ha promesso che questa sarà la sua ultima missione e poi lo lascerà libero, sicuramente non sarà così. Questo però aiuta a capire anche chi possa davvero essere il cattivo qui. Arthur sicuramente non è un buono, è accecato da un ideale di giustizia divina ed estrema, ma chissà che anche lo stesso Khonshu in realtà non sia così tanto altruista e protettore degli altri come sembra. Infatti negli stessi fumetti spesso le sue azioni, quindi quelle che ordinava Mark di compiere, erano svolte principalmente per il proprio bene. Capiamo quindi come questa serie, oltre che a trattare temi importanti come la salute mentale e la destigmatizzazione di essa, sia incentrata sul concetto di giustizia e morale, un po' come quella di Loki era più tendente ad un aspetto esistenziale sotto forma di concetto di libero arbitrio. Entra poi in scena Layla, che chiede a Steven di evocare il costume, ossia quello di Moon Knight, per combattere tutti e poter scappare, cosa che ricorda un po' questa scena in The Avengers. Summon the suit. Ma questo chiaramente non capisce, quindi inizia il combattimento e la fuga, mentre Arthur, usando il suo bastone che contiene una frazione del potere di Ammit, crea un vortice viola, che abbiamo imparato dagli svariati precedenti film Marvel essere il colore della dimensione oscura, quella che in No Way Home Wong stesso definisce come il confine oscuro tra le realtà conosciute e sconosciute, e dal quale esce un altro sciacallo. Intanto Layla cerca di convincere Steven che lui è realmente Mark, e quest'ultimo cerca di prendere il controllo, ma la cosa crea solo più confusione in Steven, che quindi ha un breakdown mentale, finché lo sciacallo non irrompe nella stanza, e qui ci viene riconfermato come, oltre ad Arthur, l'unico a vedere lo sciacallo sia Mark/Steven. Questo è possibile sia dovuto in quanto solo chi è già morto può vedere questa entità, ed essendo entrambi avatar degli dei egizi, sia Mark che Arthur sono morti in passato e stati riportati in vista da questi. Steven viene poi attaccato e mentre viene defenestrato evoca il costume in una maniera molto divertente e atterra da vero supereroe. You're gonna do a superhero landing. Wait for it!
Superhero landing! Oh! Mr. Knight is here! Ma l'essenza imbranata di Steven si fa sentire più che mai quando dopo la posa perde l'equilibrio e cade. Ups, superhero landing è andata... Yeah, that's really hard on your knees. E il costume è chiaramente diverso, infatti ci troviamo davanti alla versione di Mr. Knight, che nei fumetti è un altro alter ego di Mark e opera come detective con la polizia. Possiamo quindi capire come qui le cose siano un attimino diverse, in quanto Mark ha come alter ego Moon Knight, mentre a rappresentare Mr. Knight ci sia Steven. Mark poi sfotte allegramente Steven per il costume in quanto avrebbe dovuto evocare quello cerimoniale di Khonshu, e invece sembra una versione psicotica del colonnello Sanders di KFC. Steven poi si guarda per bene e si sistema la camicia, una posa che fa riferimento ai fumetti, e tira fuori anche delle sorte di manganelli, simili a quelle appunto che usa nei fumetti. Ok. Il che però è anche significativo in quanto questi sono generalmente usati per disarmare l'avversario, mostrando quindi l'indole più pacifica di Steven, al contrario di Mark che usa le mezze lune crescenti che sono delle vere e proprie lame, usate specificamente per ferire, e simboleggia quindi la sua parte più violenta, come in questa scena quando vi era il suo riflesso addirittura sulla pistola. Inizia poi il combattimento con lo sciacallo e Steven continua a non lasciare il controllo a Mark, ma preso da una scarica di adrenalina e sicurezza in se stesso prima del tutto inesistente, dopo aver sfoggiato un piccolo balletto molto identificativo della sua persona. Steven, cosa stai facendo? Sei ridicolosamente tenero e carino. Aver citato Muhammad Ali, aver aggiunto anche che il suo nome è Steven con la V, possibile riferimento a come esista già uno Steven nell'MCU ma lui è con il PH, ed essersi arrotolato le maniche dando a tutte noi fan di Oscar una bella visuale delle sue braccia, ma in realtà essendo anche questo un riferimento a una posa fumettistica, tira un bel cazzotto allo sciacallo, cosa che può fare riferimento a come nei fumetti Mark fosse un campione di pesi massimi e di wrestler, cosa che è possibile quindi rimanga nel suo subconscio anche quando è Steven. Il mostro rimane quindi a terra per qualche istante e poi però lo scaraventa in strada, dove un autobus riporta la pubblicità per il GRC, il Global Repatriation Center, un centro in aiuto appunto per le persone blippate che era già apparso in Falcon and the Winter Soldier e in Eternals. E il cartellone dice Reuniting you with your better half, ossia riuniamo le persone con le loro metà, un cenno a quello che Steven fatica a fare con Mark. Troviamo un altro easter egg quando Mr. Knight viene investito e sopra l'autobus vi è la scritta WBN0032, ossia Werewolf by Night 32, il fumetto appunto nel quale ci fu l'esordio di Moon Knight. E viste tutti questi riferimenti a questo fumetto in particolare e al personaggio di Werewolf, penso davvero potremo vederlo entro la fine della stagione. Capendo però che solo Mark può realmente far fuori lo sciacallo, Steven gli lascia il controllo, evocando quindi il costume da Moon Knight. Quanto è figo però, possiamo dirlo? Possiamo renderci conto tutti quanti di questa cosa? E andando a caccia del mostro attraverso una super sequenza d'azione di parkour sempre ben illuminata dalla luna, simbolo di Moon Knight per l'appunto, la quale man mano appare più grande nell'inquadratura, indicando quindi come Moon Knight acquisisca sempre più potere e appunto con il Cavaliere della Luna che sfoggia al meglio le sue abilità fisiche e di figaggine, con il tutto che termina con lo sciacallo impalato allo spuntone di una torre, che così si dissolve. Mamma mia! Buffy la mazza vampiri? Dove? Quando? Come? E Mark torna alla sua forma naturale riprendendo le sue famose armi a mezzelune crescenti. Che figo che è. Potrebbe facilmente diventare uno dei miei personaggi Marvel preferiti. È proprio facile. Ma si rende conto di aver perso invece lo scarabeo, che viene infatti recuperato da Arthur. Passiamo poi da una scena intensa di Mark che ha ora il controllo e Steven che invece si trova dall'altro lato, o meglio all'interno, incapace quindi di fare qualsiasi cosa ma cosciente di questa sua condizione e quindi volenteroso di riavere il proprio corpo. Mark però gli spiega come sia sempre riuscita ad ergere un muro tra loro due, in modo che non si arrivasse a questa situazione, ma qualcosa è cambiato. Chissà se quindi questo muro è ancora presente per Jake, l'altra personalità di Mark nei fumetti dove opera come un tassista urbano, ed è per questo che ancora non l'abbiamo visto. Anche se inizio a dubitare che comparirà nella serie, poiché potrebbe risultare un po' troppo confusionario. Però pensando alla questione Layla e l'appuntamento dello scorso episodio, potrebbe essere un po' strano se fosse stato Mark, che sembra comunque fedele e voler appunto proteggere sua moglie, ad aver organizzato la cosa. Quindi chissà che invece non sia stato proprio Jake. E qui però si aprono anche le teorie sul perché ora questo muro non ci sia più tra Mark e Steven. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere.
Mark poi spiega ad uno Steve ormai disperato e in miseria che non può restituirgli il controllo in quanto deve ripagare il suo debito a Khonshu, senza il quale non sarebbero vivi. Infatti nei fumetti Mark morì a seguito della sua missione da mercenario in Egitto e venne riportato in vita da Khonshu a patto che diventasse il suo avatar. Steven poi se la prende con Mark, rinfacciandogli la sua natura di assassino, distruttore di vite altrui e della propria, avendo abbandonato sua moglie. Ed è qui che Mark si infuria in quanto dal canto suo sta cercando di proteggerla da Khonshu che la vuole come suo prossimo avatar. Ma Steven incalza sempre di più e a quel punto Mark perde le staffe e distrugge a calci lo specchio sul quale vi era il riflesso di Steven, mentre sottofondo sentiamo una campana solenne e lugubre che sembra coincidere e preannunciare il ritorno di Khonshu, il quale lo sgrida e lo rimette al suo posto, ricordandogli che avendolo riportato in vita quel corpo appartiene a lui, non a Mark né a Steven. Visto che lo scarabeo ora è in mano a Arthur, Mark e Khonshu devono cercare di arrivare alla tomba di Ammit prima di lui, quindi il dio lo porta direttamente in Egitto. L'episodio infatti termina con Steven avvolto in un lenzuolo e con addosso una collana con la stella di David, simbolo della religione ebraica, e quindi prima forte connessione ai fumetti riguardo al fatto che questo personaggio sia effettivamente ebraico. Questo quindi si guarda in uno specchio rotto e così capiamo che in realtà è dentro esso. Mentre infatti la macchina da presa gira per rivelare un Mark seduto a terra a petto nudo. Nessuno si lamenta di ciò, vero? Non mi lamenterò mai di un Oscar Isaac senza maglietta, però lo potevano far vedere un po' meglio. In una stanza in subbuglio, con una bottiglia di alcol in mano, mentre guarda il panorama delle piramidi egizie fuori dalla finestra. È da ricordare come non sia la prima volta che Oscar Isaac terrorizza l'Egitto all'interno del mondo Marvel. Infatti, quanto sarebbe stato divertente se si fosse risvegliato lì sotto forma di Apocalypse. Durante i credits parte poi la canzone El Melouk di Ahmed Saad, che a parte essere una super hit, presenta anche il testo Silenzio, 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 il re è tornato e non c'è scampo per i leoni, a indicare che Moon Knight e Khonshu sono tornati in Egitto e... ne vedremo delle belle. Infine lo shot finale dei credits cambia da Moon Knight a Mr. Knight. E si conclude così il secondo episodio di Moon Knight. Abbiamo qui l'introduzione di Layla, finalmente, che scopriamo essere quindi la moglie di Mark, appunto, cosa che avevamo già teorizzato nel primo episodio, e anche l'introduzione di Mr. Knight, personificato però da Steven Grant, cosa che non mi sarei aspettata realmente, però ho trovato una scelta molto interessante e anche divertente. Sua piccola danza, il suo piccolo balletto mentre combatteva lo sciacallo è stato veramente l'emblema della personalità di Steven, quindi molto tenero e molto carino. In questo episodio scopriamo anche molto di più quindi sul passato di Mark, appunto da mercenario, e andiamo avanti un po' con la trama, appunto con tutta anche la questione dello scarabeo, di che cos'è, e anche Arthur e la sua setta un po' particolare, mettiamola così. Grazie ai personaggi quindi di Layla e Arthur scopriamo molte più informazioni, quindi sia del passato di Mark, quindi della sua personalità e di chi sia realmente, sia appunto tutta la questione degli dei egizi. Quindi pian piano ogni tassello del puzzle si sta mettendo a proprio posto e penso che il ritmo per ora stia procedendo nel modo giusto. Quindi episodio anche qui secondo me molto intrigante e interessante per vedere come andranno avanti le cose, infatti mi ritrovo ogni mercoledì a finire l'episodio e aspettare che sia mercoledì prossimo. E che dire, di figaggine direi che ne abbiamo veramente a livelli alti, a partire da Oscar Isaac in sé, che dire sinceramente, possiamo tutti dire che siamo innamorati di lui? Possiamo alzare le mani? Quindi a partire da lui, ma anche appunto alla sua rappresentazione di Moon Knight, di Mr. Knight, anche Khonshu, io ogni volta che lo vedo sullo schermo sono tipo che figo, è veramente fatto secondo me benissimo, terrificante ma meraviglioso allo stesso tempo. Ma fatemi sapere anche voi cosa ne avete pensato di questo episodio e come vi sembra che stia andando avanti la serie. Ditemi tutto quindi nei commenti se avete qualche teoria, se avete trovato degli altri easter eggs. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale così non vi perderete alcun video, condividete il video così anche altre persone potranno scoprire di più su questo personaggio e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao! Such a poser. Let me in. Let me in. Let me in, Steven!